Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, nuova prova di Power Station piccola, molto piccola per dimensioni e peso, ma che poi nella realtà dei fatti come dati vedremo che non è proprio così piccola. Marchio Fossibot, ci sono piaciuti i loro prodotti precedenti, i modelli che abbiamo provato, quindi la media, la F2004 e la grande, la F3006. Proviamo oggi la piccolina che si chiama F800, la proviamo in colorazione un po' più sgargiante del solito nero e faremo tutte le prove del caso, le verifiche, cercheremo di capire meglio di che prodotto parliamo. Misura 2,76 x 209 x 2,30, è un bel cubetto, dopo vi faccio vedere anche come si manovra perché di fatto pesa solo 6,5 kg. Piccola nelle dimensioni, leggera, ma piccola anche nel prezzo perché costa a prezzo normale sul sito Geekboeing, che vi linko non tanto per, ma perché è un sito affidabile. Tante volte mi chiedete ma questo sito che tu metti link eccetera è affidabile? Affidabilissimo. Normalmente costerebbe 299 euro, leggete la descrizione perché vi lascio un codice sconto e la portate a casa con 269 euro, che la collocano perfettamente nella fascia di prezzo di queste Power Station piccole, diciamo quelle un po' più di qualità, quelle di marca tra virgolette, con delle caratteristiche importanti da un lato e con delle lacune dall'altro. Perché? Perché ha 800 watt in uscita e faremo qualche prova, vedremo dove può arrivare, ma soprattutto ha un accumulo da 512 Wh. Accumulo LiFePO 4, ultima tecnologia disponibile, i soliti 3500 cicli garantiti di questo tipo di batterie, quindi abbiamo un accumulo un po' più grosso della concorrenza, mi viene in mente ad esempio le B3A. Però non abbiamo nessuna personalizzazione, non abbiamo l'applicazione né in Bluetooth né tantomeno in Wi-Fi, non possiamo impostare dei profili di ricarica. Come vi arriva così rimane. Fossibot taglia i costi togliendo i fronzoli, però vedremo che magari la possibilità di scegliere come ricaricarla invece potrebbe essere importante. Però al giusto prezzo abbiamo una buona potenza e un accumulo più grosso della media. I dati grossi ve li ho già spoilerati, non resta che fare un po' di prove, la spacchettiamo tutto come al solito, ma prima di andare avanti avete giusto il tempo di cliccare qui sotto iscriviti, che non vi costa nulla, ci mettete un secondo e mi date un grosso supporto per far crescere il canale e per procurarmi sempre più prodotti come questo. Vi anticipo già che di Power Station da provare, di fotovoltaici, insomma di roba in cantiere ne abbiamo parecchia. Buon proseguimento di video. Perfetto, scatola del nostro Fossibot F800, vedete già che la scatola ha un peso di 8,7 kg, compreso tutto l'imballo. Scatola dentro scatola, fino ad arrivare alla nostra F800. Qui vediamo già l'anteprima del prodotto, onda pura, doppio raffreddamento, molte sicurezze, ingresso diretto del 230, avviso per la batteria bassa, BMS integrato, 512 Wh. Cos'altro ci può interessare già nella scatola? Uscita DC 12 V 10 A, uscita accendisigari, dimensioni 2,72 x 184 x 240, 6,5 kg, ingresso XT60 da 11,5 a 50 V, massimo 200 W, in AC carica al massimo a 400 W, tutte le varie connessioni USB, nient'altro di particolare. Qui sopra troviamo tutti gli accessori, diciamo, sciolti, manuale, sacchetto del sale, fino a tirar fuori la nostra piccola Power Station. Dunque, subito molto maneggevole, il peso è molto basso, mettiamo un attimo da parte la macchina, andiamo a vedere cosa c'è di bello nel manuale, che è un cartaceo abbastanza spesso, con varie lingue, ma troviamo anche il manuale in italiano, che è una piacevole sorpresa perché con le Power Station spesso non abbiamo la versione italiana, che invece c'è, già stampata, sembra anche abbastanza ben fatta. Un piccolo applauso per questo. Cavo d'ingresso XT60 con dei connettori MC4 però attaccati ad un cavo molto piccolo, ma d'altronde le potenze in gioco sono veramente basse. Cavo però di buona fattura col cavo rigido inglobato che termina con il positivo o negativo. Cavo diretto per il 230 V con l'attacco IE che spina asciugo e arriviamo alla macchina. Partiamo dal lato, una piccola ventola per il raffreddamento sul lato sinistro, sportello abbastanza duro, ingresso XT60, ingresso 230, sul retro tutte le caratteristiche che abbiamo già visto a grandi linee della macchina. Qui sull'altro lato un'altra ventola, un altro sportello che senza unghie è impossibile aprire, con un asciugo di uscita, l'unica.
attivabile da qui. Parte sopra non c'è nulla se non il robusto maniglione inglobato con la carcassa della macchina, sotto 4 piedini in gomma. Allora, plastiche che sono abbastanza croccanti, di questo grigio chiaro che comunque col contrasto del giallo fluo o verde risulta abbastanza giovanile e simpatico. Gli sportelli qui non sono al massimo sia per durezza che per plastica in sé, tutta la parte è sempre in plastica dura. Insomma, niente di eccezionale, ma la sostanza c'è. Pulsante d'accensione, torcia, parte di USB con 2 quick charge tipo A 3.0, 2 power delivery da 20 watt, una power delivery da 100. Parte in DC, quindi separata dalla parte USB, con presa accendisigari e un altro connettore 12 volt 5 mm e mezzo 10 A. Sono 10 A tutte e due. Il display, che non è touch, non ha nulla di particolare, la accendiamo. Display molto basilare con uscita che esprime in watt a 50 Hz, ingresso in watt, percentuale di batteria e ore stimate di ricarica. Proviamo subito ad entrare col 230 volt. Batteria che arriva al 29, appena attacco la presa parte la ricarica, l'icona della batteria lampeggia, si illumina il simbolo della spina collegata e sta caricando a 400 watt. Questo parametro di ricarica non è modificabile, l'unica cosa che possiamo modificare con una sequenza di tasti sono i 50 o i 60 Hz in uscita. Non c'è nessun altro valore o cosa che possiamo modificare. Ricordo, non abbiamo nessun tipo di connessione Bluetooth, Wi-Fi, eccetera, quindi solamente questo. Proviamo ora a dargli una ricarica anche con l'XT60, così vediamo se riesce a combinare le due ricariche insieme o se le gestisce solo indipendentemente. Attacco ora un 24 volt che ho qua sul banco di test per simulare un ingresso fotovoltaico. Colleghiamo l'XT60. Mi dice con questa spia accesa che c'è un DC in e infatti va ad aumentare l'ingresso, quindi rete più fotovoltaico arriva a circa 550 watt. Se stacco il 230 volt della rete si stabilizza invece sui 190-200, quando va a sommarli scende leggermente, poi vedete che oscilla, però si stabilizza poi sui suoi circa, o al meglio, dovrebbe stabilizzarsi sui suoi 200 watt in ingresso, ma adesso poi la proviamo anche con un pannello portatile. Quindi stacchiamo l'XT60, abbiamo visto che comunque riesce a combinare le due ricariche, attacchiamo il 230 volt, la facciamo arrivare al 100%, poi facciamo qualche prova con questa piccola power station, di questo marchio che però spesso ci è molto piaciuto. Allora, prima di fare tutti i vari test, diamo un'occhiata almeno ai comandi principali. Pulsante per accendere la parte del 12 volt, si accende il simbolo dell'accendisigari e del connettore rotondo, non abbiamo nessun tasto che si illumina, ma abbiamo una risposta sonora. La parte delle USB si accende l'USB, la torcia che avrà modalità fissa, emergenza e lampeggio veloce fino a spegnersi. Parte AC che accendiamo quindi con l'uscita laterale, da questo momento in poi c'è tensione e si accende il simbolo dell'alternata. Spegniamo l'uscita AC, proviamo a spegnere la macchina. Ok, lei si arresta completamente, in questo modo è spenta. Vediamo se si accende premendo un'uscita qualsiasi. No, bisogna accenderla tenendo premuto il pulsante principale. Quindi non attivazione involontaria. Va bene, questo è tutto, non abbiamo granché, iniziamo a fare tutte le prove del caso. Accendiamo l'uscita C, attacchiamo il solito cavo di test che voi non dovete replicare a casa. Abbiamo attivato l'uscita C, abbiamo messo una spina che facciamo giusto 2 verifiche. Vediamo intanto a che tensione esce. Vedete 230 volt, perfetto. Facciamo la prova dell'uscita bifase o monofase. Chiaramente esce bifase, in cerca fase si accende su tutti e due i fili. Proviamo ad attaccarla alla rete. Va in modalità UPS. Vediamo se adesso siamo in monofase. Sì, quindi fa il bypass. Alexa, spegni quadrotte. Vedete che su un filo non si accende, mentre sul neutro, in questo caso, c'è solo la spina da girare. Vedete che sulla fase abbiamo la fase e sul neutro non abbiamo nulla. Stacchiamo un secondo l'uscita AC, attacchiamo subito una lampadina
in uscita, lampadina alogena da 70 watt. Attiviamo l'uscita C, vedete che la lampadina si accende. Adesso siamo in modalità UPS, proviamo a staccare la sorgente esterna. Vedete che ha fatto un leggerissimo sfarfallio quando è passata in modalità Power Station o batteria. Vediamo quando ridiamo rete, impercettibile, mentre quando lo stacco c'è un leggerissimo calo di luminosità rispetto a quando è collegata alla rete. Vedete che fa un leggero sfarfallio e cambia leggermente, perché comunque c'è il passaggio dal 230 monofase al 230 fase-fase. Un pelino ci sta che cambia, però l'intervento abbiamo visto che è molto veloce. Lettura del consumo. Mi si è appena fulminata, tra l'altro. Ha sbattuto e si è rotta. Questo è il bello della diretta. Va bene, questa è andata, però avevate visto che leggeva sui 74 watt, mi sembra, abbastanza preciso. Comportamento normale per quanto riguarda questi carichi in uscita, semplicissimi. Ora facciamo qualche altra prova, vediamo attaccando ad esempio il saldatore da banco. Vedete che inizia a tirare 55 watt, 56 watt, lui sta andando in temperatura. Avendo una sola asciugo in uscita, gli mettiamo una bella ciabattina, riattacchiamo il saldatore, riprende a consumare i suoi 50-60 watt. Vi ricordo che siamo staccati dalla rete, già che ci siamo attacchiamo anche il caricabatteria e mettiamo a caricare una batteria. Vedete che il consumo, l'assorbimento sale, abbiamo fatto un picco di quasi 100 watt. Attacchiamo la parte delle USB, mettiamo anche a caricare l'avvitatore. Chiaramente non mi dà i valori separati, ma mi dà solo l'assorbimento totale. Sfruttiamo anche una porta Power Delivery da 100 watt con un cavo di adeguate dimensioni. Mettiamo in carica un cellulare con la ricarica rapida. Vedete che è tutto stabile, abbiamo praticamente tutte le uscite accese. Quando ho attaccato la Type-C ha illuminato anche il simbolo della Type-C, quindi quando sente il carico attiva anche la Type-C. Allora, fin qua tutto stabile. Vi ricordo che è una Power Station con un'uscita di 800 watt massimi di potenza, quindi proviamo ad arrivarci. Pistola termica. Non la metto a velocità 2 ma la lascio a velocità 1. Vedete che siamo a 860 watt. Se disabilitiamo le USB e stacchiamo un po' di carichi, avete sentito che la velocità di questo utilizzatore, che è un carico puramente resistivo, è aumentata. Questo perché? Perché lei mi dà in uscita solo gli 800 watt che può dare 850 e non mi dà tutto quello che potrebbe tirare in questo caso una pistola termica. Però 800 watt li dà, la lasciamo un attimino attaccata e vediamo se la batteria ha un drain, uno scaricamento regolare. A few moments later. Allora, è passato qualche minuto, vedete che sono partite le ventole, che sono abbastanza rumorose perché sono due, sono piccoline, l'aria comincia a uscire abbastanza tiepida, si è comportata normalmente, non ha avuto cali di tensione, malfunzionamenti o un drain eccessivo della batteria. Chiaramente abbiamo un mezzo kilowatt di batteria, quindi ha iniziato a scendere la percentuale. Le ventole intanto hanno rallentato, il suo lavoro l'ha fatto senza problemi. Ora la rimetto in carica, la riporto al 100% e vediamo quant'è il reale autoconsumo. Ok, macchina al 100%, accendiamo l'uscita AC che si attiva. Dunque, sono le 7:41 di mattina. Vediamo fino a stasera com'è l'autoconsumo con l'inverter acceso. Allora, brutta notizia, sono le 9 di mattina del giorno dopo, ma purtroppo l'ho trovata spenta. Quindi non ha passato le 24 ore, ma si è spenta solamente perché secondo me è andata in una specie di autospegnimento, che però purtroppo non è personalizzabile, quindi dopo un po' senza carico comunque si spegne. Ma vi posso dire che dopo circa, l'ho guardata ieri sera, quindi dopo circa 12 ore, era esattamente a questa percentuale. Un basso autoconsumo, non riesco a darvi un valore esatto, però posso dirvi che dopo un po' comunque si spegne. Però questa modalità di risparmio energetico non è personalizzabile. Adesso lo riporto al 100%, che facciamo qualche altra prova. Come vedete, anche collegato direttamente al 230 volt, carica comunque a 200 watt.
Stavo facendo una prova, ho attaccato una lampadina e un neon, chiaramente utilizzando una ciabatta perché avendo una sola uscita bisogna ricorrere a una multipresa. Vedete che adesso è in modalità UPS perché c'è la rete, c'è un carico e lei cosa fa? Quello che esce lo fa entrare, quindi carico di 39 watt fa entrare 39 watt dalla rete, 40 fa un bypass diretto. Allora con questi 40 watt togliamo l'alimentazione esterna, vedete un piccolo sfarfallio, scende un pelino la potenza rilevata in uscita, sono le 11:38, vediamo con questi 35 watt come va con l'autonomia. È una condizione molto comune dove una piccola power station può servire per accendere 2 luci in un garage. Allora, eccoci qua, le luci sono ancora accese, tutto bene, sono le 16:39, quindi sono passate esattamente 5 ore, vedete che siamo sotto al 50%, quindi tenete conto che con un carico di circa 35 watt avete verosimilmente una decina di ore di autonomia. Allora, poi ho voluto fare un'altra prova, quindi attaccare un radiatore svedese da 800 watt, vedete che lo alimenta senza problemi, chiaramente sforza, quindi ci sono le ventole che girano abbastanza forte. Vi faccio sentire che rumore fanno. Però riesce comunque ad alimentarlo, il radiatore sta scaldando, quindi anche in un contesto magari di accumulo di questo mezzo kilowatt per poi alimentare questo radiatore da 800 watt per mezz'oretta, 40 minuti per scaldare una cantinetta, sarebbe anche fattibile. Chiaramente un radiatore elettrico con metà della potenza vi dà circa il doppio dell'autonomia. Vedete però che la percentuale scende a vista d'occhio, ma ci sta perché siamo quasi alla sua potenza massima, però diciamo che con 800 watt di cose riusciamo a farne già parecchie. Quello che voglio fare ora è lasciarla riposare un attimino, così intanto si raffredda, e prendere una smerigliatrice angolare Bosch da 750 watt e vedere se per caso riesce a farla girare. Che dite, ce la fa? Proviamo. Ce l'ha fatta, quindi ha retto lo spunto, poi dopo la fa girare solo a 500 watt, ma va bene, comunque tagliare taglia, sicuramente gli facciamo fare uno sforzo importante, però se vi serve la si può usare anche per queste cose qua. Per una power station così piccola e soprattutto creata per la mobilità, un pannello interessante per caricarla in movimento è sicuramente il Fossibot da 200 watt. Vediamo un attimo come è fatto, poi lo proviamo. In dotazione ci danno un cavo molto particolare perché parte con MC4 che va connesso direttamente al pannello e termina con della roba interessante perché termina con l'XT90, l'Henderson e il connettore circolare da 5,5, quindi riusciamo ad attaccarlo diciamo un po' dappertutto. Molto comodo, non è grosso, ha questi 2 maniglioni di plastica che lo rendono anche non scomodo da prendere perché a volte i pannelli portatili hanno degli incavi che magari sono poco piacevoli per le mani, invece questo è molto ergonomico. Qui abbiamo una tasca per gli accessori dove in realtà abbiamo già il cavo di uscita MC4 realizzato bene con la partenza. Qui abbiamo tutti i dati di fabbrica, modello SP200, 200 watt, un pannello da 18 volt come tensione operativa con un VOC di 21,6, una corrente alla massima potenza di 11,1 A e una corrente di cortocircuito di 13,3 A. Ci sono poi i piedi per tenerlo inclinato. Come si apre semplicemente in questo modo, quindi non ha un'eventuale chiusura, è composto da 1, 2, 3 e 4 moduli ed è equipaggiato sugli angoli terminali solo con 4 occhielli. Adesso vado a metterlo al sole e lo proviamo. Ok, pannello collegato, io tramite una tubazione lo porto poi in casa, abbastanza in pieno sole, montato all'angolazione con i suoi piedi posteriori. Ce ne sono solo 3 per 4 pannelli, ma comunque rimane su bene. Andiamo a vedere che tensione arriva e a quanto riusciamo a caricare. Ok, come vedete sta entrando a circa 15 volt,
15, 16, 17 volte. Adesso questo è un voltmetro per le stringhe con un po' più di tensione, comunque sta entrando, gira attraverso le mie prolunghe eccetera, lo porto in entrata. Ricordatevi che qui entriamo con un XT60 che è l'unico adattatore che non è in dotazione col pannello, però guardate qua, stiamo uscendo a 400 watt, tra l'altro sto caricando una batteria esterna col suo caricabatteria da 20 A e ne stiamo entrando con 150 abbondanti, quindi comunque 150 watt per una Power Station così piccola vi garantisco che è già un bel caricare, ci mettiamo poco a portarla al 100%, o comunque mentre stiamo alimentando un carico importante in uscita riusciamo a garantire una discesa della batteria non troppo veloce, perché stiamo comunque entrando con un pannello da 200 watt che reali ce ne dà 150. Niente male anche il pannellino. Bene, non so più che prove fare con queste Power Station, veramente, perché alla fine una volta che sono stabili, che funzionano bene, le potenze sono quelle, non è che c'è chissà cosa da provare. Quello che diventa importante è un riscontro di durata nel tempo, però in una recensione dove la provo per qualche settimana chiaramente non vi posso dare nessun feedback in più su questi prodotti. Su altri che conosco meglio e che magari vendo sì, su questi posso solo limitarmi a provarli, ma quello che posso dirvi è che in casa ho questa, ho la All Power piccola, ovviamente ho la Bluetti piccola, quindi secondo me sarebbe interessante, ditemi cosa ne pensate, fare un versus, prendere queste tre piccole Power Station, metterle una a fianco all'altra con gli stessi carichi, vedere come si comportano, magari attacchiamo anche un oscilloscopio, vediamo come esce l'onda. Penso di poter fare un versus del genere, così da aiutarvi se siete indecisi nell'acquisto. Abbiamo provato anche il pannellino, non è male, comunque rende onestamente, costa poco, da anche di quello vi lascio il link in descrizione perché c'è il pacchetto Power Station più pannello, anche lì vi lascio un coupon sconto che si porta a casa ad un prezzo molto interessante. Questo è tutto, se vi è piaciuto il video un bel like, mi raccomando ricordatevi, ci vediamo al prossimo video, prossima diretta il giovedì sera, se passate in negozio da Torino ci prendiamo un caffè, oppure se vi capita di guardare la playlist dell'Officina Garage magari vi occupo piacevolmente un po' di tempo. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.